uova sode, frutta. Sono delle cose che ci hanno dato in dotazione. Le uova erano dentro questo bicchiere con scritto "The eggs are not cooked", Non insomma sono cotte. cucinatevele. Poi c'era pane, c'era tè, c'erano queste o carne in scatola e c'erano quelli che abbiamo già Le comprato. sardine. Esatto, c'era frutta e c'erano queste cosine: prosciutto, formaggio, la marmellata, il burro, lo yogurt e i succhi di frutta. C'è l'indicazione per ogni cosa, c'è il post-it per dire, è fantastico. Poi vi mostreremo la camera, L'organizzazione. anche perché questo motel, come l'altro, rapporto qualità-prezzo eccezionale, No, straconsigliato, e ci troviamo a circa 400 km da Capo Nord. Infatti. Ora mangiamo perché Grazie, fuori, come sempre, il meteo non è dalla nostra, è di quel colore là, grigio tendente Grigio al bianco. bianco, sembra nevicare. Oggi sarà veramente dura. Buona colazione. Lasciamo la nostra cucina super pulita. Beh, veramente c'era la lavastoviglie, quindi abbiamo acceso un programma veloce. Sì, ha già perché la regola terminato. era bisognava lasciare la roba in lavastoviglie. Il lavastoviglie, caricare il lavaggio, insomma, e riordinare. Abbiamo caricato la moto, si parte. Questa volta la tappa è più o meno gli stessi chilometri di ieri, però molto più veloce. molto più veloce, e arriveremo in una meta che segnerà il giro di boa. Andiamo. Perfetto. Questi i checkout che ci piacciono. Sì, dovrebbero funzionare forse anche in Italia, però così facciamo proprio, evitiamo personale, non c'è più rapporto umano, forse Ci sono lasciamo le pro e cose contro. così, lasciamo le cose così. Pronti per l'ultima tappa, c'è Giro di Boa, 5495 km. Sofferto un po' per partita. Noi si riparte salutando la struttura che ci ha egregiamente ospitati, pioggerellina leggera e raggi di sole che si alternano molto velocemente. Si parte. No, è vero, Francesco sta dicendo che non sembra molto freddo. Sarà che ormai il nostro fisico si è abituato a questa temperatura. In questa parte prende il sopravvento la caratteristica selvaggia, un po' somigliante a qualche zona russa. La somiglianza con le zone della Russia forse la posso far risalire alle casine di legno, in certi casi meno curate rispetto alle altre parti della Norvegia. I'm a little off and I can't stop. I'm a little lost and I've had enough. Situazione attuale, il sole cerca di uscire, ma questo nuvolone non gli ha dato respiro. Ci speravamo e ci speriamo ancora. Restless in my bones and in my feet. Now the day is dawning. There ain't no pain can never make me stay. Yeah, you know it's true. There ain't I no tedeschi con i rain mezzi can più wash it improbabili away. per viaggiare. It's Top. been hardened into stone. There ain't no place can never make me feel. Primo avvistamento coi piccoli. Speriamo non sia l'unico avvistamento, perché ne aspettiamo e ce ne aspettiamo. Alla ricerca delle renne, che potete vedere anche sul crinale di questa collina, puntano le corna. Gravity is pulling but I can't fall. I just L'aria è molto più frizzante in questo momento, siamo saliti di quota. Bellissima. Neve in alto. in every game, every mistake. Ragazzi, è durissima. Durissima. I'm only growing harder to break. Like the way I want it. There ain't no pain can never make me stay. Yeah, you know it's true. There ain't no rain can wash it all away. It's been hardened into a storm.
magari non avevano la potenza del Thalstraumen vicino Bodo. È comunque un gioco, un vortice che si viene sempre a creare. Di nuovo il tempo in grave peggioramento, andiamo verso quella direzione. La variabilità del meteo è allucinante, che dopo un po', dopo giorni, diventa anche un po' una rottura di scatole, ragazzi, veramente. Cioè ci ha un po' provati, a me ha provato in maniera particolare, non perché io l'avessi preso sotto gamba questo viaggio, però è una stagione, un tratto di agosto un po' impegnativo, poi No, io non ma guido. La vera difficoltà, secondo me, è se ami condividere con foto, video, e questa è la vera difficoltà, non è tanto il viaggio, ragazzi, se ti vesti, ti copri, piove, ok, va tutto andando bene, ma tiro fuori la camera e inizia a piovere, tiro fuori la macchina e inizia a piovere, ragazzi, È un po' snervante, è una lotta contro questa natura troppo forte, lo sapevamo, ma è veramente, ogni tanto è un po' più difficile quando la stanchezza si fa sentire, è come se ti piega un po'. La moglie a piegarlo è facile, è piccolina, Sì, piega facile. troppo esile, però ci sto provando a mettercela tutta. No, è bravissima, ha resistito tantissimo veramente. Non facciamo i complimenti prima della meta, noi li facciamo. Dai, sono quasi 200 km. Neanche tempo di tirar fuori la camera, mettere il microfono che ha zannato il piatto. Ma io sono lenta a mangiare. Guardate che roba. Ci troviamo a 200 km da Nordkap, ci siamo fermati come sempre su un distributore di benzina. C'è una perché avevamo mensa. fame e fuori è freddo e ci dobbiamo riscaldare. Questa è la cifra che abbiamo pagato, 33-34 euro. Il piatto sembra invitante. C'è una signora tuttofare che serve i Una signora clienti. anziana, tutto pare, che è bravissima. Serve i clienti quando dice lei, puoi anche aspettare mezz'ora se lei non ha tempo. Come è giusto che sia. E prepara tutto da sola. Top. Ci sono clienti, ma ognuno ha il suo tempo. Impara quando dice qualcosa. Lei. Vero. Le pause in questi posti, quelle cose che più adoro quando viaggio, perché vedi come si comportano le persone del posto, a parte qualche turista di passaggio, però secondo me queste cose insegnano tantissimo di un viaggio. Ora ci vestiamo, si riparte perché la pausa è terminata. Questo è quello che è rimasto del pranzo. Abbiamo portato via i piatti, abbiamo riempito la borraccia con l'acqua della signora, l'ho ringraziata, le ho detto very good e lei per la prima volta ha accennato il sorriso, thank you. Dopo la pausa del pranzo, addirittura con il sole, incredibile. Il sole sarebbe stupendo. Col sole, dice Fra, sarebbe stupendo. Sì, lo sarebbe stato e lo è. Da Alta ci separano 93 km. Venite a luglio, se potete ovviamente, perché tanto penso che tutti verrebbero a luglio, solo che le ferie sono quelle che sono. I was on 9-9 all the time. Shattered soul, you took control. But now I'm going bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cruel. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running from myself like I'm somebody else. Kinda left me alone. All the love is gone. Now I'm coming around. Got a stake in the ground. Gonna stick
circa 14-15 mila abitanti, sembra una metropoli rispetto a tutte le cittadine che abbiamo incontrato prima. Chiaramente Tromsø è la città più grande della regione, però Alta sembra enorme, dotata di tantissimi benzinai, tantissimi supermercati, forse perché è proprio la porta, dopodiché una dileguazione di beni di prima necessità, per cui Alta diventa il centro, il fulcro prima di questo deserto. You took something beautiful and made it something cool. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running from myself like I'm somebody else. Kinda left me alone. All the love is gone. Now I'm coming around. Got a stake in the ground. Gonna stick it to you. I'm gonna let you go. Let you go. Let you go. Let you go. I'm gonna stick it to you. Let you go. Let you go. Let you go. I'm gonna stick it to you. Il secondo arcobaleno di questo viaggio, il primo l'abbiamo incontrato in Germania. Adesso è un arco completo, cui passeremo sotto. È immenso, ragazzi. La vegetazione, eccole, eccole. Quante ce ne stanno, una miriade di renne. La vegetazione sta cambiando di molto, praticamente ci sono pochissime piante, siamo a 190 km da Nordkapp, la temperatura è di 4-5 gradi. Hammerfest è l'ultimo comune in realtà, per cui loro si definiscono la vera punta più a nord dell'Europa. È da giorni che con Francesco vorremmo entrare, bussare alla porta, entrare e chiedere: ma voi qua che lavoro fate? Stick it to you. Pausa rifornimento, siamo a 140 km da Nordkapp. Ma che fate, ragazzi? Comunque nell'altopiano che abbiamo appena passato, tanto vento, un traffico, ragazzi, che tu dici ma chi può venire da queste parti? Un traffico che non te ne dico. Tutti al capo nord. Allora andiamo a vedere il costo della benzina. 1,9, costosissima, ma tanto sanno che la fai comunque. Perfetto. Quanti pieni ha fatto la Tenerona con 10 giorni? Provo a fare una cosa che vi aspettereste da Francesco. Questa gomma ha quasi 8.000 km. 2.000 km Lessinia e 6.000 km per Capotorno. Andiamo a mettere qualcosa sotto i denti, ragazzi. Pausa forzata per ricaricare la Tenerona, ma soprattutto per ricaricare noi, perché veramente il freddo inizia a farsi sentire dopo tanti chilometri, forse sommati anche alla stanchezza, quindi... Caffè caldissimo e wafer con marmellata di fragole. sì, fragole. La moto, eccola qua. Caffè, questo dolce qua, 5,50 €. Appena ripartiti dalla pausa, il sole ancora c'è, riprendiamo la strada, 140 km. Comunque dopo aver percorso già 10 minuti il cielo sembra essere già cambiato, la nostra fortuna non si smentisce mai. Secondo lui è il titolare di Ruka che fa tutto questo per metterci alla prova e mettere alla prova i nostri completi, poi le faremo sapere. Anche perché il tipo sarà finlandese, quindi saprà come si viaggia con le loro temperature estreme.
Comunque abbiamo appena incontrato il primo cartello in cirillico. Eh sì che ci avviciniamo anche al confine russo. Drifted apart from you and myself. I still think about it every now and then. Are you still the same or are you someone else? L'incontro di due acque diverse. It's just a way to forget it all. Ci accingiamo a percorrere il tunnel di Capo Nord di 6.870 metri, 212 metri sotto il livello del mare, e andiamo sull'isola di Mageroia e 9 dipendenza. Nordkap si trova sull'isola di Mageroia nonostante venga considerato il punto più a nord continentale dell'Europa. Ci sono le porte, quindi probabilmente in certe condizioni climatiche il tunnel viene chiuso. Arrivati al punto minimo, ora riprendiamo a salire. Eccoci, siamo all'uscita del tunnel. Siamo nell'isola di Mageroia. To the ocean, 'cause you can't keep it when I fall. Vengono sulla strada. Se lo danno a gambe elevate. Stanche, il pelo anche sulle corna, sì, per scaldarle. Ma è piccola. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Via. Do what you gotta do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it on. Go for hope and glory. Go long. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. Stavamo notando che l'isola di Mageroia, cioè l'isola di Nordkap, non ha una piazza. You'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Siamo arrivati alla base camp, che è il campeggio più a nord d'Europa, il nostro. Eccola qua, infatti, è la base camp di Nordkap, il più a nord. Abbiamo la chiave della base camp, cabina 16, e dobbiamo proseguire. Eccola lì, si vede, e possiamo parcheggiare davanti. Moto parcheggiata, scaricata a fronte casa, Fino a poco fa c'erano anche le renne qui addirittura. sopra e cenetta pronta. Allora stavolta abbiamo piselli e carote Pasta portata da casa, 2 kg di pasta ragazzi, il Esatto. posto avete la motocarica. insalatina e, se ci va, un po' di tonno. Semplice, però Questa- a noi va bene. Questa è l'ambientazione Sì. a 9 km da Nordkap. Caponosto. Ora buon appetito, che siamo cottissimi, si Abbastanza. vedrà sicuramente. Mentre la moglie cucinava, io come sempre al lavoro. Qua si lavora ragazzi, si lavora sempre. Con pochissima connessione, però probabilmente qualcosina vi arriverà. Vai, speriamo. Ok, buona cena ragazzi. Buona cena. Baby, for love, go